Buongiorno ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale YouTube L'Arte del Fatto Umano e un benvenuto a chi per la prima volta si avvicina ai miei progetti. Un abbraccio a tutti. Allora, il progetto di oggi, top e gonna copricostume per il mare, per la spiaggia, in un filato luminosissimo, vedete, con le paillette, bellissimo, che sotto il sole brillerà tantissimo. Un filato che non so se troverete ancora in commercio, Maracaibo, che però non è indispensabile usare per questo progetto perché si adatta benissimo sia come filato sia come uncinetto a tutte le taglie e tutte le lunghezze, cioè potete usare il filato che volete, l'uncinetto che volete calcolare la vostra taglia, in più allungare sia il top che la gonna a piacere, perché a questo punto è facilissimo da adattare sia in larghezza che in lunghezza, anche a una taglia 60, tanto per, insomma, per farvi capire. Quindi in base al filato che troverete userete il suo uncinetto e calcolerete facendo una catenella lunga come la vostra circonferenza maggiore del vostro corpo, dove dovete appunto adattare i vostri capi, e deve essere divisibile per 12, quindi il motivo è multiplo di 12, e nel caso del top che stiamo realizzando adesso, i motivi che vi usciranno devono essere pari, perché poi sotto scalfo andremo, vedete, a dividere le parti. Sto lavorando in cerchio e infatti io ho 10 motivi e sono 5 davanti e 5 dietro, però guardate che questo è molto piccolo, una taglia molto piccola. Non basatevi sulla mia taglia, ma basatevi sulla vostra circonferenza, a meno che non avete una XS di misura. Infatti questo non misura neanche 40 di circonferenza, è veramente piccolo. Allora, quindi il filato a piacere, quello che volete usare, non è importante. Io sto usando 2 uncinetti con questo filato, il 4 e il 5 e mezzo. Col 4 andremo a fare tutta la parte del corpo, col 5 e mezzo andremo a lavorare quel piccolo volantino che c'è intorno al giromanica. Mi servirà inoltre il metro da sarta, l'ago da nana per cucire un pezzettino di spalla, i marcapunti, vedete, e naturalmente la forbice. Prima di iniziare il progetto vi dico che oltre al canale io ho un gruppo su Facebook che si chiama sempre L'Arte del Fatto a Mano, e se volete iscrivervi, perché spesso e volentieri YouTube non manda le notifiche di pubblicazione di nuovi progetti a tutti, quindi se amate particolarmente i miei tutorial vi consiglio vivamente di iscrivervi al gruppo, in modo che se non vi arriva la notifica lo vedrete al momento della pubblicazione, ci sarà un avviso sul mio gruppo Facebook. Allora, io farò adesso, vedete che ho già fatto la parte del corpetto che va alla circonferenza sotto ascella, dove partirà lo scalfo. Ho lavorato la parte traforata con il numero 4, con l'uncinetto più piccolo, scendendo da questa catenella verso il basso. E ora andremo a fare un campione, perché io vi consiglio di fare anche voi un campione con il vostro filato, perché così potete calcolare meglio la vostra taglia. L'importante, vi ripeto, che siano nel top, perché nella gonna poi non ci sarà questo problema. Nel top dovete fare un multiplo di 12 divisibile per 2, perché i motivi poi si devono dividere. Vedete, io ne ho 5 davanti e 5 dietro. Quindi io vado adesso a farvi vedere appunto il campione, quindi andremo a fare insieme il campione, perché è uguale, cioè uguale di questo, nel senso che la lavorazione è sempre la stessa, e su questo campione voi con il vostro filato, con la vostra mano e il vostro uncinetto, andrete a calcolare bene la vostra taglia. Allora andremo a fare 4 motivi, quindi 12, 24, 36, 48 catenelle con il filato che sto usando per fare appunto il campione,
e ho anche naturalmente un uncinetto più sottile, ho un uncinetto più sottile, ma questo è solo il campione. Voi lo dovete fare il campione col filato che dovete invece utilizzare poi realmente nel vostro top. Per la quantità utili che servirà per realizzare il vostro capo, logicamente se cambiate taglia e filato dovete un po' farvi consigliare anche da chi vi venderà il filato, perché io sto usando un filato appunto grosso e una taglia molto piccola. Io vi potrò dire quanto questo è un XS, potrò dirvi quanto ne ho utilizzato nella mia di questo filato, ma poi però questo non è, la metatura non è tutta uguale. Fatta la catenella che corrisponde alla vostra circonferenza, nel mio caso del campione sono 48 catenelle, andiamo a chiudere a cerchio tenendo bene diritta la catenella, vedete, la facciamo passare, ecco, andiamo a chiudere come un centrino, vedete, a cerchio con una mezza maglia bassa e cominciamo la nostra lavorazione del campione. Mi alzo con il primo giro del motivo con 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro più 3 di separazione, quindi 6 in tutto. 6 catenelle, carico il filo, entro nello stesso punto di base e faccio una maglia alta, faccio un punto V. 3 catenelle di separazione, 1, 2 e 3, salto 4 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4, nella 5 vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto una maglia di base, vado nella seconda e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto 4 maglie di base, 1, 2, 3, 4, nella 5 vado a fare il punto V, quindi nella stessa maglia di base vado a fare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta. Di nuovo, faccio vedere ancora, 3 catenelle di separazione, salto 4 maglie di base, nella quinta vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto una maglia di base, vado nella seconda, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto 1, 2, 3, 4, nella 5 vado a fare il punto V, quindi una maglia alta, 3 catenelle, una maglia alta nello stesso punto di base e continuate per tutto il giro della vostra circonferenza e oppure del vostro campione. Sono alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle e mi vado a chiudere con una mezza maglia bassa nella quarta, vedete, nella terza catenella, non la quarta, la terza del punto V, con una mezza maglia, vedete, bassa. Secondo giro, entro, vedete, qui siamo nel punto V, entro nel punto V, faccio una maglia bassa e 2 catenelle. Questo sostituisce la prima maglia alta del giro. Carico il filo, entro nel punto V e vado a fare un totale compreso della prima lavorata di 7 maglie alte. Quindi 3, 4, 5, 6, 7. Tre catenelle di separazione, 1, 2 e 3. Qui abbiamo 3 archi. Salto il primo, vado in quello più piccolo, vedete qua, il secondo, e faccio una maglia bassa. 3 catenelle di separazione, carico il filo, salto l'altro, il terzo arco, vado nel punto V e faccio ancora, ripetiamo ancora, le 7 maglie alte. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
e 7 maglie alte all'interno del punto V. E di nuovo 3 catenelle di separazione, maglia bassa, vedete qui nell'archetto centrale più piccolo, e di nuovo 3 maglie alte, scusate, 3 catenelle, e andiamo a lavorare qui nel punto V di nuovo il nostro motivo fino alla fine del giro. Siamo alla fine del giro, ho fatto la maglia bassa nell'archetto più piccolo, vado a fare le ultime 3 catenelle e mi chiudo nella terza catenella della prima, vedete che sostituiva la prima maglia alta del giro con la mia mezza maglia bassa. E questo è il secondo giro. Facciamo il terzo giro, mi alzo con una catenella, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto 2 maglie di base, una maglia, scusate, salto una maglia, vado sulla terza e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto una maglia di base, vado sulla prossima e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto una maglia di base, vado sull'ultima e faccio una maglia bassa, quindi escono 3 archetti sopra al ventaglio. 5 catenelle di separazione, 3, 4 e 5. Vado direttamente a lavorare sull'altro ventaglio. Entro nella prima delle 7 e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto una maglia di base, vado nella terza e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto una maglia di base, vado nella quinta e faccio la maglia bassa, 3 catenelle di separazione, salto una maglia di base, vado nella settima e faccio la maglia bassa. E di nuovo 5 catenelle di separazione, 3, 4, 5 e ricomincio a lavorare sul ventaglio fino alla fine del giro. Alla fine del giro andremo a chiudere come segue: facciamo, invece di 5 catenelle ne facciamo 2, carico il filo, entro nella maglia bassa dell'inizio giro e faccio una maglia alta, perché dobbiamo terminare a metà, vedete, circa a metà arco. A questo punto ricominciamo la lavorazione, praticamente il nostro motivo 1 l'abbiamo già finito. Allora ripartiamo quindi col giro, vedete, dei punti V, il primo, facendo 1, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, quindi 6 in totale, carico il filo, entro nel suo punto di base e faccio la maglia alta e quindi il mio punto V. 3 catenelle di separazione, 1, 2, 3, qui abbiamo i 3 archetti, andiamo nel secondo, quello centrale, facciamo una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, rientro nello stesso arco e faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, 2, 3, carico il filo, salto, vedete l'ultimo archetto, vado su questo di 5 catenelle, vado nella terza, quella centrale delle 5, faccio il mio punto V, quindi nella stessa maglia di base vado a fare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta, ve lo faccio rivedere, 3 catenelle di separazione, vado a lavorare sul ventaglio, salto il primo archetto, vado nel secondo, il centrale, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione, rientro nello stesso arco, faccio una maglia bassa, 3 catenelle di separazione e sono di nuovo a lavorare sulle catenelle, vedete l'archetto di 5, carico il filo, salto le prime 2, vado nella terza centrale e faccio il mio punto V, quindi nello stesso punto di base vado a fare una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta e lavorate tutto il giro con questa lavorazione. Sono alla fine del giro, ho fatto le ultime 3 catenelle, comunque vi ho già fatto vedere a chiudere il giro nel primo giro, ve lo faccio vedere lo stesso, vado a chiudere con la mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva la prima maglia alta del giro.
A questo punto siamo già, vedete qua, nel giro delle 7 maglie alte dentro l'arco, dentro il punto V, che io avevo già fatto vedere. Ve lo rifaccio vedere perché vi vado adesso a far vedere come inserire, una volta arrivati alla vostra lunghezza del top, che va dal sottoascella alla vostra lunghezza ideale, quindi calcolate dal sottoascella verso il basso, verso il fianco, vi fermerete appunto al giro delle 7 maglie, vedete, alte, dentro al punto V, però inserendo, vedete, il pipiolino. Vedete? Adesso ve lo faccio vedere come se fosse appunto l'ultimo giro del mio top. Quindi rientro, come vi ho fatto vedere, entro nel punto V, faccio una maglia bassa e 2 catenelle che sostituiscono tutto questo, la prima maglia del giro. Adesso su questa maglia andiamo a fare pipiolino, quindi teniamo un dito, vedete, sull'ultima maglia lavorata in modo da non sbagliarci. Andiamo a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle, entro dove appunto ho messo l'unghia, qua, e chiudo con una mezza maglia bassa. Entro nel punto V, vado a fare 1 e 2 maglie alte, ne faccio un'altra che è la quarta. Sulla prima abbiamo lavorato il pipiolino, ne abbiamo lavorate 2, adesso ne lavoriamo una, ho lavorato una quarta, e sulla quarta andiamo a fare il secondo pipiolino, quindi 4 catenelle, la chiudiamo qui alla base della quarta, vedete, maglia, con una mezza maglia bassa. Faccio altre 2 maglie alte nel punto V e poi faccio la settima, sulla quale va lavorato ancora un pipiolino, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle, le vado a chiudere con la mezza maglia bassa. Ok, abbiamo creato il ventaglio con i pipiolini. A questo punto andiamo a fare le 3 catenelle, 1, 2, 3. Qui abbiamo di nuovo, vedete, i 3 archi, 2 grandi e uno piccolo. Entriamo in quello piccolo, facciamo la maglia bassa con sopra il pipiolino, quindi 1, 2, 3, 4 catenelle che andiamo a chiudere come sempre con la nostra mezza maglia bassa, 3 catenelle di separazione, e sono pronta per fare le mie 7 maglie alte col pipiolino all'interno del punto V. Quindi riparto facendo la prima maglia alta, il pipiolino sulla prima, salto 2, poi faccio una maglia alta col pipiolino, salto 2, faccio 2, insomma, come abbiamo lavorato il primo. Quando siamo alla fine del giro faccio le ultime 3 catenelle, mi chiudo qua nella terza catenella, vedete, con la mezza maglia bassa, e quindi la parte del top, quella sotto, è realizzata. Nel mio caso ho realizzato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 volte il motivo, però verrà un topettino corto. Adesso sono andata a dividere, qui sono sul diritto, ho accostato, io avevo 10 motivi, voi ne avrete o di meno o di più. Andiamo a accostare, vedete, qui c'è sotto il ventaglio e qui c'è il ventaglio. Dobbiamo accostare, vedete, in questo modo, bene, i nostri motivi. Prendo il marcapunti, vedete, qua ci sono i 2 motivi accostati e qui c'è l'archetto piccolo, vedete, qua ci sono i 2 grandi che combaciano e qui c'è quello di fianco che rimane da solo. In questo punto vado a mettere il marcapunti. Vedete, comunque vi faccio vedere dove salta fuori, ok, nell'archetto piccolo, e nell'altra parte, combaciando giusto i motivi pari, viene uguale. Vedete, qua c'è il motivo,
qua c'è l'arco grande e qua se apriamo così c'è l'archettino piccolo, vedete? Quindi andiamo a mettere l'altro marcapunti. Adesso andremo a lavorare separatamente in giri di andata e ritorno sulle due parti separate come segue. Adesso io vado a prendere il mio filato originale. Guardate com'è bello, come luccica. Ci sono in commercio anche altri filati con le paillette che luccicano. Questo è un filato che è un po' difficile da lavorare perché proprio non è ritorto e sono molti fili, però l'effetto è stupefacente. Infatti risulta un filato molto leggero e che dà volume perché appunto non è ritorto. Andiamo a prendere il filo d'inizio e ci attacchiamo esattamente, facciamo il nostro nodino, ci attacchiamo, qui abbiamo la catenella d'inizio, vedete, quindi andiamo ad inserirci nella partenza, ci inseriamo all'interno dell'arco, ecco qua, usciamo e facciamo una, 2, 3 catenelle che sostituiscono una maglia alta più una di separazione che andremo a lavorare il punto rete. Allora, per lavorare il punto rete saltiamo la catenella seguente, cioè saltiamo una maglia, carico il filo, vado nella catenella successiva e faccio una maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, salto una catenella, vado nella successiva e faccio la maglia alta, una catenella di separazione, carico il filo, vedete, salto una catenella, vado in quella successiva e faccio una maglia alta, una catenella, carico il filo, salto una catenella, vado in quella successiva e faccio una maglia alta e così fino ad arrivare all'altro marcapunti. Arrivati all'ultimo marcapunti, vedete, al marcapunti faccio la catenella, carico il filo, salto una catenella di base, entro nel marcapunti e faccio la maglia alta. E ora giriamo il nostro lavoro e continuiamo con la maglia a rete per tutto lo scalfo. Io penso che farò 18 cm di scalfo, quindi mi allungherò per 18 cm lavorando in giro di andata e ritorno. Quindi partiamo, vedete, con una, 2, 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta del giro più una catenella di separazione, carico il filo, vado sulla maglia alta sottostante e faccio la maglia alta e punto filo questo, una catenella di separazione, carico il filo, vado sulla maglia alta e faccio la maglia alta, vedete, catenella, maglia alta su maglia alta fino ad arrivare alla fine del giro. Vedete? Ecco, sono alla fine del giro, faccio una catenella e carico il filo. Qui vedete, avete le 4 catenelle che erano 3 per alzarci e una di di spostamento della catenella, salto una catenella, vado qua nella terza contando dal giro precedente, insomma mantenete la forma della rete, ecco, vedete, e faccio la mia maglia alta. Ora giriamo il lavoro e ricominciamo a fare un altro giro fino ad arrivare alla lunghezza, all'altezza del vostro scalfo. Adesso io vado a fare due pannelli separati, cioè due parti separate, ne vado a fare tutte e due. Naturalmente deve essere degli stessi giri per lo scalfo. E quando andremo a fare l'altra parte rientreremo sempre dove c'è cioè si parte sempre dal marcapunti. Vedete che siamo partiti, si parte sempre dal marcapunti con
con la prima maglia alta e si termina sempre qua dove c'è il marcapunti, vedete, sempre qua per fare l'altro pannello dentro, qui dove c'è il marcapunti. Vi devono uscire i quadratini dello stesso numero, ecco, sia davanti che dietro, e fate tanti giri uguali sia davanti che dietro. Adesso io li vado a fare, poi ci vediamo qua. Ecco ragazzi, ho fatto, vedete, le due parti a punto rete, allungandomi per 14 giri pari 18 centimetri nel mio caso del mio filato. Adesso andiamo a cucire le spalle, che sono molto facili da delineare perché appunto ci regoliamo con i quadratini. Per il passaggio della mia testa io ho visto che devo cucire solamente parte l'altra, cioè di qui e di qui, solamente 5 quadratini, quindi non serve neanche il marcapunti. Ho provato appunto passando con la testa a quello che rimaneva e ci passo, quindi andiamo a cucire sul diritto accostando i quadratini. In questo modo andiamo a cucire solamente, vedete, 1 2 3 4 5, ci fermeremo sulla maglia alta qui dopo il 5. Quindi comincio a cucire con dei punti leggeri la mia spalla sul diritto, ma non si vede, vedete. Prendo la catenella esterna e cucio, faccio una cucitura dove c'è la catenella della rete e una cucitura dove c'è la maglia alta. Ecco, abbiamo cucito, vedete, i 5 quadratini. Ora prendiamo l'uncinetto del 5,5 e andiamo a fare il piccolo bordino intorno alle maniche. Quindi facciamo il nostro nodo d'inizio, iniziamo in un quadratino qualsiasi, vedete, entriamo qua nella maglia trasversale e facciamo la base per il motivo. Quindi usciamo, vi dico la verità, questo filato dà un ottimo effetto, però da lavorare ho fatto veramente fatica. Allora usciamo da qua e andiamo a fare 1 2 catenelle che sostituiscono una mezza maglia alta. Carico il filo, guardate qua addirittura carico il filo, entro, vedete, nel quadratino e vado a fare 2 mezze maglie alte all'interno di questo spazio. Una mezza maglia alta la andiamo a fare qui sulla maglia alta trasversale, e di nuovo 2 mezze maglie alte all'interno dello spazio, 1 e 2. Intanto cominciamo a contare, quindi abbiamo fatto 1 2 3 4 6 e contiamo fino a 12 lavorando con questa suddivisione. Quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 all'interno del quadratino, 11 e 12. Poi ricominciamo a contare perché 12 è il multiplo di un motivo, quindi ricominciamo a contare, andiamo avanti così: 1 2 3 arrivati sulla cucitura facciamo una maglia
poi continuiamo a contare e andiamo avanti. Ecco, io ho fatto tutto il giro, vedete, cercando di inserire il multiplo di 12. Ho finito qua proprio con 12. Anche qua sotto ho cercato di inserirli sotto ascella in maniera di avere il multiplo di 12. Sono arrivata alla fine del giro, adesso vado a chiudere con la mezza maglia bassa nella prima maglia del giro, e poi comincio a fare un motivo solamente del lavoro che abbiamo fatto qua nel corpetto. Quindi erano partiti alzandoci con 1, 2, 3 catenelle più 3 di separazione, e andiamo a fare il nostro primo punto V facendo un'altra maglia alta nello stesso punto di base e lavorando il solito punto. Quindi faccio 1, 2, 3 catenelle, salto 4 maglie di base, quindi 1, 2, 3, 4. Sulla quinta faccio la maglia bassa, 3 catenelle, salto una maglia di base e faccio la maglia bassa, 3 catenelle, carico il filo, salto 4 maglie di base e nella quinta faccio il punto V. Quindi una maglia alta, 3 catenelle e una maglia alta, e quindi lavorate tutto il giro con questa lavorazione. Sono alla fine del giro, faccio le ultime 3 catenelle, mi vado a chiudere con la mezza maglia bassa nella terza catenella che sostituiva qua la prima maglia alta del giro. Ora andiamo a fare l'ultimo giro della manica, che è proprio una cosa minima, questa alettina. Andiamo a fare praticamente come abbiamo fatto qua, il giro con i pippiolini. Quindi entriamo dentro al nostro punto V, facciamo una maglia bassa più 2 catenelle e adesso facciamo il pippiolino sopra, quindi facciamo 1, 2, 3 e 4 e entriamo nella terza catenella contando dalla prima e chiudiamo il nostro pippiolino. Ora facciamo le 2 maglie alte, 1 e 2, sempre nel punto V, facciamo un'altra che è la quarta e su questa mettiamo il pippiolino, 1, 2, 3, 4, chiudiamo con la mezza maglia bassa, insomma è la stessa cosa che abbiamo fatto prima. Facciamo 2 maglie alte e poi lavoriamo la settima, l'ultima, e sulla settima facciamo il pippiolino. Quindi 1, 2, 3, 4, lo chiudiamo con la mezza maglia bassa, poi facciamo le 3 catenelle, andiamo nell'archetto questo qua piccolino e su questo facciamo il pippiolino, 2, 3, 4, c'era la maglia bassa, facciamo il pippiolino. Praticamente ve l'ho fatto vedere, ma è lo stesso giro che c'è sul bordo sul fondo della maglietta. Quando siete arrivati qui alla fine fate le 3 catenelle, chiudete qui dove c'è il pippiolino con la mezza maglia bassa, chiudete il giro. Poi questa lavorazione naturalmente la andate a fare dall'altra parte della manica, cioè andate a cucire la spalla e a fare questa lavorazione, dopodiché la magliettina è terminata. Vi do appuntamento al prossimo tutorial dove andremo a fare la sua gonna semplicissima, ancora più semplice del top, e poi proseguiremo con i nostri lavoretti sul mio canale YouTube. Vi saluto, un abbraccio, ciao ragazze, grazie per avermi seguito fino alla fine del video.